Ciao a tutti ragazzi, bentornati al canale. Ciao Francesco. Oggi sono qui di nuovo con il mio amico Franceschino, dove ci siamo lasciati circa un paio di mesetti fa. Siamo in prossimità davanti al rifugio Parpinasca. Siamo saliti da Trontano e abbiamo intenzione di provare a salire al passo di Basagrana e domani dal passo di Basagrana salire sul Monte Togano. Il Monte Togano avevo provato a farlo qualche anno fa, è rimasto un pochino conto in sospeso perché mi sono fermato prima del passo di Basagrana, ero da solo, avevo provato a farlo in giornata. Oggi c'è qua Franceschino a pestare la fioca anche per me, quindi ci alterneremo, ma a quanto pare le condizioni dell'innevamento, dato che non nevica da 2 mesi e passa, sono abbastanza, direi, stabili. La neve è molto compatta, ghiacciata, molto ghiacciata. È sicuramente necessario l'utilizzo dei ramponi, senza dubbio. Non serviranno molto probabilmente le ciaspole, a parte che non le abbiamo, quindi non abbiamo molta scelta. E vedremo man mano salendo di quota come muteranno le condizioni della neve. Abbiamo optato per un pernotto in tenda perché per avere qualche possibilità in più di provare a salire domani E per rendere un po' la cosa un po' più adventure. Sì, per rendere una cosa un pochino più avventurosa, già che siamo qui nella wilderness italiana. Allora un bel pernotto in tenda sotto le stelle ci sta, speriamo di non congelare, ma Francesco mi ha fornito il suo sacco a pelo che ha utilizzato in Himalaya. Insomma, lui ha già dormito parecchie volte al gelo, quindi Sono qua, vuol dire che sono sopravvissuto. Speriamo insomma di sopravvivere anche questa sera. E ti passa un po' la voglia dopo le prime volte, però. Immagino. Quindi oggi sarà una giornata un pochino così, di passione, di fatica, ma Di bei panorami speriamo, perché sì, bei panorami, perché la il cielo giornata sembrerebbe bello pulito. dormiremo 2000 metri con la tenda. Siamo quota 1430 Alpecampo. Abbiamo avuto l'illusione che qui dietro ci fosse già il passo di Basagrana, ma era un'illusione perché mi ricordavo che era molto lunga. Quindi adesso passeremo sopra quel colle che abbiamo qua davanti e avremo un altro pezzo bello lungo in costa probabilmente. Ecco, vedete, adesso con Francesco abbiamo iniziato a darci il cambio, proprio perché non è più bello come prima. È ancora abbastanza portante, ma come vedete il piede sprofonda, anche se non tantissimo, sprofonda, e questo può aumentare notevolmente la fatica. Questo, un'escursione invernale può essere estremamente variabile a livello di tempistiche, perché in base alle esposizioni, alle quote, al vento, le condizioni del manto nevoso possono cambiare radicalmente. Quindi è sempre un po' un dilemma, soprattutto se si affronta come lo stiamo facendo noi, in modo più o meno alpinistico, con solo i ramponi, niente ciaspole, niente sci, e quindi insomma sicuramente ci fa un pochino più di fatica. Sostanzialmente la neve, quando cade dopo una grossa nevicata, con i suoi bei fiocconi che si sovrappongono uno sopra l'altro, crea un grosso cuscinetto d'aria tra un fiocco e l'altro, e in tal caso si tende a sprofondare molto. Man mano che i processi di fusione e rigelo nel manto nevoso hanno atto durante la stagione, e in assenza di precipitazioni come in questo caso, la neve si può compattare più o meno in base alla quota. È un po'
il concetto in base al quale ancora oggi, estraendo le carote di ghiaccio dai ghiacci dell'Antartide, riescono ad analizzare l'atmosfera di 800.000 anni fa, proprio perché tra un fiocco e l'altro si crea questo cuscinetto d'aria che man mano si va a compattare fino a che non si arriva, in caso di temperature sempre sotto lo zero, a uno strato di ghiaccio con delle bollicine d'aria all'interno. Quella non è nient'altro l'aria che è rimasta imprigionata durante le nevicate che furono. Allora, siamo a quota 1700, abbiamo fatto questo colletto di cui non so esattamente il nome. Comunque adesso siamo nella parte più selvaggia rispetto a prima. Qua non c'è più niente, non ci sono più baite, non ci sono più rumori, si vede che è una zona decisamente più wild. Noi dovremmo arrivare lì al passo di Basagrana, che è quel pianoro lì sopra, è un passo vero e proprio. Qua sulla destra c'è il Tignolino e quello lì è il Monte Togano, che è una bella montagna, la montagna più alta della Val Grande. Si vede la croce, guarda, Sì, vedi? si vede la vetta che rimane un po' più sulla sinistra lì, e domani insomma proveremo a vedere un po' se ce la faremo a salirla, insomma vediamo un po' com'è. Vabbè, fino a qua è stato un po' così, tratti di neve che reggeva, tratti in cui si sprofondava, abbiamo fatto una certa fatica e adesso manca ancora un bel pezzo, quindi ci rimettiamo in marcia prima di raffreddarci. Guardate come è scaricato in tutta questa zona, scariche ovunque. Questa è proprio una zona dove è meglio non trovarsi dopo una grossa nevicata. Guardate un po' l'inferno, l'apocalisse. Sembra che sono passati con la ruspa. Adesso ormai la zona è sicura. Speriamo, Sì, ormai non c'è più niente. Scaricato tutto. Ecco, gli ultimi metri sono quelli più duri. Ormai si sprofonda troppo. Con Francesco ci stiamo dando il cambio. Un po' batte traccia lui, un po' batto traccia io. Altrimenti qui non ce la caviamo più. Vedi? Ora. Wow, eccoci al passo di Basagrana, che è stata una bella grana, Oh, sì, direi che Guarda, ti manca la piazzola. direi che già Vediamo che sono. essere arrivati qua lo consideriamo già un successo, perché è molto faticoso, molto faticoso. Quindi adesso domani valuteremo bene, vedremo. Qua c'è il Tignolino e qua la nostra bella montagna che vorremmo fare, ma chissà. Questo è il Togano, la montagna più alta della Val Grande. Guardate che vista si apre qui su tutta la Val Grande, invernale. Questa è la cresta che va al Mottac. Ora monteremo la tenda qui e questo è il luogo dove passeremo la notte, sperando di non avere troppo freddo.
direi di fare in fretta prima che cali il sole. Tenda montata. Bestemmio poi domani a richiuderla. Ah, che sollievo, il tè caldo, mamma mia. Giù bene. Fa proprio rinascere. Sono le 4 del pomeriggio, siamo qui al passo di Basagrana. Ci stiamo rifocillando un pochino, stiamo bevendo un sorso di tè caldo. Il percorso è stato molto impegnativo e faticoso, soprattutto nell'ultimo tratto che si sprofondava in continuazione. Era neve a lastroni sopra, ma non teneva. Quindi quanto ci avremmo messo per fare l'ultimo pezzo? Un'ora e mezza? Un'ora e mezza per gli ultimi 300 metri di dislivello. Comunque adesso stiamo dando un'occhiata alle possibili rotte per domani. Un togano che è qui davanti a noi, a prima vista sembra un po' ostico, un po' pericolosino. Non l'ho mai fatto in estate, quindi non so neanche esattamente quale sia il percorso estivo. Ho una traccia GPS che potremmo provare a seguire fedelmente. Potremmo fare un pezzettino conoscitivo per vedere se è pericoloso, com'è la neve, se ne vale la pena, se non ci sono rischi. Se no l'alternativa potrebbe essere quella di salire sul Tignolino, che è un'altra montagna qua molto interessante. Percorso un po' più lungo, ma sicuramente sembra decisamente più percorribile, più semplice, una grossa cresta dove c'è un ultimo tratto di rocce esposte che però non so, magari si potrà raggirare. E soffro dei piedi. Che bella idea. Aspetta che va giù il sole.
Il momento della cena che bell'aspetto, ha dei cubi di ghiaccio stiamo facendo praticamente. Allora attualmente ci sono meno 5 gradi, però all'interno della tenda in qualche modo si sta relativamente bene. Che te mangi fra? Pasta e fagioli. Ah, pasta e fagioli, giusto per la gioia della tenda, per aumentare i joule all'interno della tenda. Ci botti dentro un po' di neve. Il problema è che con temperature sotto lo zero anche filmare non è proprio la cosa più entusiasmante di questo mondo. Beh, si sta bene, Ci sto lì? certo, tutto il posto che vuoi. Che dia un po' in tendenza. Ma tu non vai giù dall'appoggio. Si attaccherà un po' tutto, però ci voleva l'olio. E dentro un pochino di neve. Oh, basta un po'. Metti dentro un filo di neve, non dico duro. Ormai era meglio metterla prima. Mi piace un adesso? Vuoi un goccino d'acqua? Piuttosto un goccino d'acqua. Ma buttala lo stesso un po', si scioglie subito, mica come bollente com'è. Vai appena sotto. E voilà, Gira. Masterchef. Che cotture pazze. Oh, com'è bella calda la padella. Oh. C'era scritto conservare in frigo, se sarà conservata oggi. Altro che congelatore. Abbiamo un po' sul gas magari. Eccoci all'interno della nostra abitazione confortevole. Cazzo, fa già cao, inizio già cao. Fa caldo, vabbè è caldo, oddio. Col fornello che va si è scaldata la situazione. Ok, ore 9, direi che ci possiamo infilare nel sacco a pelo. Cazzo, 8 meno 20, 8 meno 10. 8 meno 10? Ma davvero? Ma no, erano... Ok, ci infiliamo comunque nel sacco a pelo, faremo una chiacchierata al caldo nel sacco a pelo. Ci sono sempre meno 5 gradi, quindi non penso che la temperatura scenderà ulteriormente, al massimo un meno 6, vedremo domani mattina, sperando che domani mattina ci sveglieremo con un grande sole che ci farà ci scalderà, Congelerà la tenda. esatto, e che ci farà montare l'entusiasmo e magari Provare qualcosa, sì, vediamo. provare Sempre in qualcosa. sicurezza, sempre in sicurezza. sempre in sicurezza, sì, chiaramente, se no ce ne torniamo a casa. Sì. Vabbè, Ciao, abbiamo fatto buonanotte. una bellissima avventura lo stesso. Sì. Buonanotte. Buongiorno a tutti dal passo di Basagrana, è l'ora dell'alba, è una buona giornata alla fine, anche se fino a un'oretta fa era molto nuvoloso, adesso invece sembra bello e non sembra neanche particolarmente freddo. Come abbiamo passato la notte? Beh, Francesco sicuramente molto al caldo, perché il suo sacco a pelo è più performante. Io l'ho passata al caldo, con ogni tanto qualche brividino, ma c'è da dire anche che non sono per niente in forma, non sto granché bene. Infatti un po' mal di testa, mal di gola, un po' di sintomi influenzali, un po' di stanchezza, tanto che mi sa che la missione di oggi andrà abortita. Comunque guardate che roba, la condensa della nostra tenda che cade copiosamente sui sacchi a pelo.
Guardate che roba, ha ghiacciato tutto. Temperatura più bassa, forse meno 6 gradi stanotte, neanche molto freddo. Beh, direi che qui dal passo di Basagrana è tutto. Mi sa che dopo colazione ci avvieremo verso casa, così vado a prendermi una bella tachipirina e mi faccio una doccia calda. Sul Togano vi proviamo a portare col drone adesso. Quindi vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da me e da Franceschino.